Salve a tutti ragazzi, oggi questo video sarà una sorta di recap barra comparazione tra Motorola Edge 30 e Motorola Edge 30 Neo. Lo scopo di questo video è di fornirvi i principali punti di forza dei due smartphone e quindi indirizzarvi al meglio nell'eventuale acquisto di uno dei due. Come sempre, se volete sostenermi, mettete un like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete il video, insomma, le solite raccomandazioni di rito. So che per voi è noioso ascoltare queste cose ad ogni video, ma per un canale YouTube, soprattutto agli inizi, anche una singola iscrizione, un singolo like può fare la differenza, per la sopravvivenza del canale, ma anche per la crescita dello stesso. Detto questo, mini sigla e poi confrontone tra Motorola Edge 30 e Motorola Edge 30 Neo. Cominciamo il confronto parlando di design e materiali. Direi che a livello di design preferisco Edge 30 Neo, questo perché le sue linee sono più affini a smartphone della serie Edge 30, come l'Edge 30 Fusion e il top di gamma della serie che è l'Edge 30 Ultra. Edge 30 con le sue linee e il suo modulo fotografico ricorda maggiormente la serie Edge precedente, ossia la serie Edge 20. Le cornici sono un po' più ridotte su Edge 30, ma va detto che le cornici di Edge 30 Neo sono ben proporzionate, pressoché simmetriche e non urtano affatto allo sguardo. Anzi, tutt'altro, devo dire che è davvero bello da vedere. I materiali invece sono plastici su entrambi gli smartphone e su entrambi parliamo di una plastica solida e di ottima qualità. Se volete vedere in dettaglio il design dei due smartphone trovate gli short in descrizione video. Parliamo ora di dimensione e peso. Allora, Motorola Edge 30 Neo è il più compatto dei due con il suo display da 6,28 pollici, mentre Edge 30 è un po' più grandicello con il suo display da 6,5 pollici ed entrambi pesano 155 grammi. Arriviamo ora a parlare di display che è davvero ottimo su entrambi gli smartphone. I pannelli di Edge 30 e Edge 30 Neo sono entrambi unità P-OLED dotate di risoluzione di 1080x2400 pixel, con colori sgargianti e ottimi angoli di visione. Ognuno dei due però ha caratteristiche specifiche che potrebbero farvi propendere per Edge 30 piuttosto che per Edge 30 Neo e ovviamente viceversa. Edge 30 vanta un display, come ho detto, più ampio e un refresh rate che arriva addirittura a 144 Hz. Edge 30 Neo dal canto suo offre comunque un refresh rate molto elevato, parliamo infatti di 120 Hz, ed offre una maggiore luminosità soprattutto sotto la luce diretta del sole. È il momento di parlare del cuore che muove questi smartphone, quindi il sistema on a chip. E che dire, Edge 30 qui vince a mani basse. Lo Snapdragon 778G Plus è decisamente più potente dello Snapdragon 695 di Motorola G30 Neo. Quindi se siete tra coloro che usano lo smartphone anche per giocare e magari volete tenere lo smartphone per più di un anno e mezzo, secondo me Edge 30 è la scelta più oculata. Va detto però che Edge 30 Neo offre comunque solide prestazioni, soprattutto nell'uso quotidiano. Vi permetterà comunque qualche sessione gaming, ovviamente con giochi non troppo esigenti graficamente, ed avendo un chip meno potente e quindi più parco nei consumi rispetto allo Snapdragon 778G Plus di Edge 30, vi farà risparmiare a fine giornata qualche punto percentuale in più sulla batteria. Parliamo ora di RAM, memoria interna e batteria. Entrambi gli smartphone sono equipaggiati con 8 GB di RAM, LPDDR5 su Edge 30 e LPDDR4X su Edge 30 Neo. Nell'utilizzo di tutti i giorni non noterete alcuna differenza ed entrambi vi offriranno un multitasking senza intoppi. Entrambi offrono poi 128 GB di memoria interna, ma qua la spunta decisamente Edge 30, che con la sua memoria di tipo UFS 3.1 risulta molto più veloce della memoria UFS 2.1 utilizzata su Motorola G30 Neo. Comunque, se volete avere un'idea della differenza, vi metto in descrizione gli short in cui ho eseguito il test della memoria su entrambi gli smartphone.
Parlando di batteria, unità identica su entrambi gli smartphone, infatti troviamo sia su Edge 30 che su Edge 30 Neo una batteria da 4020 mAh. Per quanto riguarda fotocamera e video, allora va detto che nessuno dei due smartphone eccelle nelle foto e nei video, ma se ogni tanto avete bisogno di scattare qualche foto, girare qualche video, la mia scelta ricadrebbe sicuramente su Edge 30, anche perché quest'ultimo arriva a girare video fino alla risoluzione di 4K a 30 fps al secondo, mentre Edge 30 Neo si ferma al Full HD a 60 fotogrammi al secondo. In sintesi, semplicemente gli scatti sono più convincenti su Edge 30, mentre Edge 30 Neo in questo ambito fa un po' più fatica. Siamo giunti al termine di questo rapido confrontone, spero di essere riuscito a indirizzarvi verso lo smartphone che più si adatta alle vostre esigenze e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commentate, mettete un like, condividete il video, insomma le solite raccomandazioni. Ho bisogno del vostro sostegno per far sopravvivere il canale e per farlo crescere. Grazie a tutti quanti e spero ci rivedremo molto presto. Ciao a tutti!